Buongiorno, oggi non parliamo dei segni, come non parliamo dei pianeti. Oggi io vi racconto, provo a raccontarvi il cielo. Provo a introdurvi all'astrologia, materia assai complessa, eh, e per lo studio di questa materia complessa, in tutta onestà, non basta una vita, perché io sono una ventina d'anni, forse anche qualcosa di più, ma imparo ancora ogni giorno dall'esperienza e da una valanga di libri. L'astrologia non ha nulla a che fare con la superstizione, col sentito dire, con le chiacchiere, con i detti popolari. L'astrologia è una materia straordinariamente bella, purtroppo non riconosciuta almeno in Italia, e confusa con tantissima robaccia. Quindi non c'è proprio cognizione, non c'è proprio idea di cosa sia la materia, tant'è io lo vedo come si rivolgono le persone a me, a molti colleghi, e molte di queste persone non hanno la più pallida idea di cosa stiano parlando. L'astrologia non è cartomanzia, l'astrologia è il disegno del cielo al momento della nascita. Quando noi nasciamo c'è una posizione dei pianeti, il movimento dei pianeti è continuo, quindi nell'attimo che noi nasciamo viene fatta questa fotografia, per così dire. Io sono nata il 6 aprile del 65 e da questo libro che adesso vi faccio vedere, queste sono le effemeridi e sono tutti i calcoli planetari, in questo caso degli ultimi 100 anni. Questo libro mi dice come erano messi i pianeti al momento della mia nascita. E da lì c'è la descrizione dell'individuo, perché noi nasciamo con determinate caratteristiche, noi nasciamo in un certo orario, in un certo contesto, in un sistema, perché noi abbiamo determinate caratteristiche e queste caratteristiche ce le descrive benissimo il tema natale. Quindi per comprendere una persona non basta sapere a che segno appartenga, il segno è un dettaglio. La comprensione di un individuo avviene nel momento che c'è la lettura dell'intero tema natale e la faccenda diventa un po' complessa, per questo l'astrologia richiede anni di studio. Quando noi nasciamo, noi abbiamo un sole che è il segno zodiacale di solito il sole rappresenta il padre, è una figura maschile, oltre a rappresentare l'io. Poi abbiamo la luna e la luna rappresenta le nostre emozioni, la madre, la famiglia, le radici. Poi abbiamo Mercurio, la posizione di Mercurio ci dirà come ragioniamo, come pensiamo. Una sciocchezza, anche come guidiamo la macchina ce lo dirà Mercurio, come parliamo, che termini usiamo ce lo dirà Mercurio. Venere ci racconterà come amiamo gli altri e come amiamo la vita in generale, perché a volte delle forti lesioni con Venere, su Venere, eh, rendono la persona pessimista, ma pessimista verso la vita, cioè quelli che non apprezzano nulla molto spesso hanno una Venere lesa. Poi abbiamo Marte e Marte, lui è il guerriero dello zodiaco, lui ci dirà come noi ci muoviamo nel mondo, con che energia noi affrontiamo i problemi. Poi abbiamo Giove, Giove è la giovialità, Giove è anche la protezione, è l'ottimismo in qualche maniera che c'è o non c'è, ci accompagna nella vita. Poi abbiamo Saturno e Saturno è l'incontro col grande maestro. Saturno è il primo grosso, e noi Saturno lo incontriamo diverse volte nella vita. Il primo incontro fortissimo noi l'abbiamo tra i 28 e i 30 anni e lui è quello che ci fa crescere. Io dico sempre che una persona
prima dell'età di Saturno, quindi prima dei 28, 29 e 30 anni, io non la considero adulta, perché non ha fatto quel salto, che è un salto che viene sempre accompagnato da grandissime responsabilità, ma è necessario per crescere. Poi abbiamo Urano. Urano è il pianeta del cambiamento, cambia di segno ogni 7 anni, Urano sfonda la porta, non chiede permesso. Urano è quello che se tu non vuoi cambiare la tua vita, lui te la cambia per forza, perché poi Urano è distaccato, non è collegato all'affettività Urano, quindi Urano è un bisturi, fa quello che è necessario fare per l'evoluzione dell'individuo. Poi abbiamo Nettuno, e Nettuno è la spiritualità, è il sogno. Pensate che con la scoperta di Nettuno ha coinciso la scoperta del cinema, quindi è immaginazione all'ennesima potenza, e anche come noi ci misuriamo con altre dimensioni, con l'altissimo, con l'universo, quello è Nettuno. Poi abbiamo Plutone. Plutone ci dice quanta forza abbiamo di rigenerarci, quanta forza abbiamo per uscire dalle difficoltà, quanto possiamo rinascere dalle ceneri. Questi sono i pianeti che trovate immediatamente nel tema natale. Poi c'è la Lilith, per esempio, e lì va a toccare altri punti. Poi abbiamo i nodi lunari, abbiamo Chirone, c'è l'ascendente, ci sono 12 case, ogni casa per un settore della vita. Quando si comincia ad avvicinare l'astrologia, all'inizio ci si avvicina con grande presunzione, del tipo, io mi sento sempre dire, mi consigli qualche libro che intendo studiare astrologia? Vanno, comprano i libri là rimangono, perché l'astrologia ha bisogno di tempo, perché per diventare un bravo astrologo ci vogliono anni, perché si comincia da piccole cose, piccole banali cose. Io ricordo il primo corso di astrologia, pensavo di lasciare, perché io non riuscivo proprio a capire, e per quanto fossi interessata alla materia, all'epoca appena interessata, non ero appassionata, io mi sono appassionata quando ho cominciato a comprenderla, ma io avevo proprio difficoltà, perché è un altro modo di vedere la vita, è qualcosa di antico. Noi siamo in una società che conosce molto bene il progresso, ma è sempre più lontana da una reale evoluzione. Noi andiamo su Marte, ma non conosciamo l'influenza di Marte nella nostra vita, però ci andiamo a domandare come può essere Marte, andiamo a scoprire Marte, ma proviamo a rispettare anche l'energia di questo pianeta. Quindi l'astrologia è uno studio serissimo. Per fare astrologia ci vogliono anni e purtroppo si confonde con una marea di porcate che ci sono in circolazione, viene abbinata a delle cose per le quali proprio l'astrologia non c'entra assolutamente niente. L'astrologia è la grande signora, è qualcosa di sacro, oserei dire, che merita il massimo rispetto e che porta l'individuo verso l'evoluzione. Un incontro con l'astrologo, una consulenza, non è tanto finalizzata all'aspetto previsionale, che quello c'è comunque, perché come si vede quello che è successo si vedrà anche quello che succederà, ma questo è un dettaglio. L'astrologia va usata per comprendere se stessi. Mi trovate su YouTube, su Facebook con la pagina Federica Giannini Astrologa e sul sito federicagiannini.com. Grazie.